Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Per chi ha visto il video che avevo fatto sulle cuffie wireless Philips, purtroppo ero entusiasta e poi mi sono deluso da solo perché troppe interferenze, troppi rumori e vabbè, inutilizzabili. A parte questo, prima di iniziare ovviamente questo nuovo video, avete già capito di cosa si tratta dal titolo ovviamente che ho scritto sullo stesso video. Vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Andiamo a vedere questa nuova cuffia wireless che costa ovviamente 3 volte tanto, anche 4, sperando che non abbia nessuna interferenza. Andiamo a sentire soprattutto come si comporta. Questa volta non mi frega. Questa grande Havan Tree si chiama Moshamri, è grande cuffia, enorme, direi come scatola. Speriamo che sia anche come dire enorme nella sua schermatura. Adesso andiamo a aprirla, ovviamente la proveremo, la testeremo e poi finalmente forse troverò la mia pace, chi lo sa. Andiamo ora a vedere cosa c'è dentro questa confezione. Innanzitutto io la tiro fuori dalla sua confezioncina perché poi è così, basta che non ci siano scotch, niente, mi sembra di no. Allora ragazzi, sapete che io sono un po' incappeto negli unboxing, quindi non me ne vogliate se alla prima non riesco a aprire un pacco. Bene, dopo una settimana, eccomi qua, che l'ho aperta, che dopo una settimana e mezza che ci ho tentato, non ci sono scotch, non c'è niente, quindi è una confezione abbastanza ben fatta, anche la scatola molto bella ragazzi, molto bella. Speriamo che prometta bene, come ovviamente c'è lo scotch. Ovviamente come diciamo il costo, che costa mi sembra 209 euro, quindi diciamo che non è, sicuramente non è a livello dell'altra come audio, speriamo, ma quello che ha di bello che ha pile ricaricabili ovviamente all'interno dei padiglioni, a quanto ho capito dalla descrizione, e ha un sacco di ingressi, di entrate e di uscite. Io spero più che altro di entrate, spero che non cioè che non siano solo entrate, diciamo che non sia solo piena di questi boggi, ma che sia anche ovviamente come dire utile, e soprattutto che non abbia interferenze alcune. Ok, sono riuscito a aprirla, andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Ecco qui la scatola, la apro con voi per la prima volta, ovviamente sapete che ormai faccio così. Qui ci sono ovviamente i libretti di istruzioni con le varie garanzie, roba del genere, e la possiamo mettere qui. Qui c'è un'altra cosa e qua abbiamo ovviamente tutto l'archibugio, ok? Questa scrivania, lo so, è troppo piccola, avete ragione, dovrei prendere una più grande. Allora, innanzitutto qua abbiamo il suo ricevitore. Ecco, ho cambiato un po' punto di vista della videocamera superiore perché ovviamente non si vedeva un tubazzo. Allora, innanzitutto vediamo qua, vedete come ha un sacco di entrate e di uscite. Adesso poi la vedremo ovviamente più dal dettaglio. Ok, adesso intanto la mettiamo qui sopra, c'è anche i contatti per ovviamente per essere per la cuffia, che è questa qui, vedete che è enorme, questa qua, eccola qua, vedete com'è enorme. Ovviamente dobbiamo fare la prova come abbiamo fatto l'altra volta, quindi la indossiamo e vai con la dance. Bene, questa è la sua basetta che ci va sopra, che c'è i contatti, poi c'erano dentro, vi ho graziato. Qui c'è un cavo di collegamento coassiale, mi sembra che sia, e qua c'è invece i collegamenti. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Apriamo subito questa confezioncina.
cambiamo punto di vista. Nel frattempo la videocamera è cambiata perché mi sono fatto di quelle botte al tavolo che neanche Gorilla Man. Allora, questo c'era già, io l'ho comprato, vedete, abbiamo da questa parte jack, mini jack entrata, di qua ovviamente abbiamo i due RCA e l'ho comprato e c'era già dentro. Poi ci danno in dotazione un jack sempre da 3,5, poi ovviamente il cavo di USB, figo. E poi abbiamo invece RCA se abbiamo ovviamente una televisione, uno stereo, quello che è. E qua abbiamo anche un jack adattatore, vedete, da 3,5 lo possiamo spostare a 6,5, ok? 6 un quarto, 6,5, mi sembra che sia 6,3. Ok, perfetto, benissimo ragazzi, molto bene. Molto bene. Adesso non ci resta che andare a vedere molto tranquillamente, molto con calma, cosa c'è. Togliamo la plastichina, volete sentire? Faccio come i grandi. Faccio come i grandi youtuber che fanno questa cosa qui. Andiamo un po' a vedere adesso qua su cosa c'è in questo bellissimo diciamo supporto, molto bello, bellissimo. Andiamo a vedere cosa c'è sopra. Eccoci qua ragazzi con il nostro supportino. Allora, qua innanzitutto abbiamo la connessione alla rete. Questa qua è wifi, è la connessione a diciamo un adattatore USB molto interessante. Qui abbiamo il power ovviamente on off e qua abbiamo le prime connessioni di diciamo di entrata. Abbiamo i due RCA, ok, che abbiamo visto con l'adattatore si può ovviamente adattare. Abbiamo il coassiale e abbiamo anche l'ottico, quindi abbiamo praticamente un sacco di connessioni. Speriamo che, come dicevo, sempre sia che non abbia abbastanza, la latenza poi è poca in questi dispositivi, però che non abbia ovviamente rumori di fondo. Qui invece abbiamo due switch, vedete qua possiamo andare a abbassare il dB a seconda se abbiamo una fonte o l'altra, TV, oppure switchiamo nell'altra fonte, e qua su abbiamo lo switch che ci permette di settare il tipo di entrata, cioè se io vado qua sono in ottico, poi sono qua sono in coassiale, qua in RCA. Qua su non abbiamo più niente, invece davanti abbiamo, vedete qua davanti abbiamo invece le spie, penso che quando si accenderanno le vedremo, la ricarica, il power e se è connesso in optical. Qua c'è scritto optical, quindi abbiamo più niente, bello liscio davanti. Quindi abbiamo visto il pannello posteriore, andiamo a vedere le cuffie adesso. Eccoli qua i padiglioni pesantusci, vediamo che sotto abbiamo anche la connessione, ok, esterna col cavo, quindi se dovesse funzionare, oppure magari si scarica, non so adesso come funziona, si può caricare, si può mettere anche, vedete c'è proprio il simbolo della cuffia, penso che sia quello, non è sì, è un simbolo della cuffia, giusto ragazzi? Sì. Molto pesanti perché hanno le batterie integrate, quindi per questo sono molto pesanti. Qui sul un padiglione abbiamo il tasto power, ovviamente che se l'accendiamo vediamo la spia che si illumina, ok, vuol dire che è acceso. Abbiamo i tasti volume e questo qua ragazzi non sono riuscito a capire cos'è perché non c'è scritto sul libretto, almeno io non l'ho trovato, ma penso che sia un sensore, non so. Comunque ci interessa poco perché noi ci interessano i tasti volume e il tasto on off, visto che penso che i canali siano automatici. Dall'altro padiglione invece è pulito, non c'è nulla, vedete, non c'è nulla di nulla. Non abbiamo altri tasti perché di qua dall'altra parte del padiglione non c'è niente, quindi non ci resta che provarle e sentire come vanno. Ok ragazzi, collegato il cavo alla torretta USB, non faccio altro che andare a inserirlo sull'accessorio, vediamo se posso farvelo vedere, eccolo qua, e una volta inserito io ho già
no, non l'ho già, metto su on e c'è una lucina blu, vediamo se riesco a farla vedere, eccola lì, la lucina blu che praticamente indica che si è acceso. Adesso altrettanto quando andrò a inserire le cuffie su, ok, c'è una luce rossa, vediamo se riesco sempre a farvela vedere. Allora, la luce rossa è qui sopra, la vedete? Sì, la vedete, la vedo io, quindi la vedete anche voi. Perfetto, Gennaro ha lavorato bene. Quindi adesso non faccio altro che prendere ovviamente il cavetto jack perché devo collegare ovviamente l'S10 per sentire in prima battuta come si sente da YouTube qualcosa. Ovviamente non posso farvi sentire la musica, ragazzi, perché sennò poi YouTube mi bonna. Quindi cosa facciamo? La cosa è molto semplice, si va a prendere il cavetto, che mettiamo da parte un attimo questa così non ci distraiamo, ancora più lontana, vai via, questo cavetto qua, vedete è un po' bianco, però adesso mettiamo a posto l'esposizione, eccoli. Allora vedete questo cavetto qua che praticamente era l'adattatore RCA e praticamente con il jack vado a mettere il jack che mi è andato sempre in dotazione, e questa da quest'altra parte ovviamente lo devo andare a mettere nell'S10 e da questa parte invece lo vado a mettere dentro la torretta della cuffia. Togliamo un attimo le cuffiette così non si rompe nulla e andiamo a vedere qua. Oh, nero e giallo, vedete qua, lo metto qua, ok, allora 1 e 1 dos, ok, perfetto. A questo punto non faccio altro che andare a prendere il mio jack, lo vado a inserire nell'S10, però tolghi la cover perché fa difetto, ok, vado a sciacquare il pomello on e sperando che non ci siano interferenze di suoni strani. Ragazzi, finora c'è silenzio, io non vedo. Ecco ragazzi, non posso farvi sentire di più, perché sapete che poi YouTube ci banna tutto. Ragazzi, allora, come test, diciamo, così è perfetta, va benissimo, però io vorrei sentire ovviamente il parlato, perché poi quello che ho riscontrato nella cuffia, quella lì che mi ha dato indietro, che oggi se la vengono a prendere, però vabbè, voi non sapete che giorno è, cioè sapete che giorno è, però non sapete quando prendono il video, quindi la vengono a prendere e aveva un sacco di rumori, soprattutto sul parlato. Quindi adesso vado a fare il solito memo vocale per ascoltare la voce com'è. Allora ragazzi, io ho fatto un memo vocale. Si sente bene, non so, c'è un rumore di fondo, ma penso che sia il rumore di fondo dato dalla registrazione del memo vocale. Allora, grazie tante, vai indietro. Adesso io vi faccio sentire, ma ovviamente non posso farvi sentire ovviamente la cosa vera, ma così. È un memo vocale di prova per sentire la cuffia se ha qualche interferenza, soprattutto quando si sente. Dunque non ci sono interferenze di alcun genere, cioè non ci sono interferenze di apparecchi Bluetooth o roba del genere. Nella precedente cuffia, in quella Philips da poco ovviamente, questa costa 109, quella che costava 32, c'erano anche interferenze quando staccavo, prendi la spina, sentivi qualche frequenza radio, quindi direi che adesso, sperando di montare questo video e provandola, ovviamente vi saprò dire poi nella descrizione del video come si è comportata e se resterà con Gennaro. Ok ragazzi,
Come ho detto, adesso lo proverò a montare ovviamente questo video, mi servirà ovviamente per questo, andrò a collegare al mio accessorio che ho messo sopra alla cassa, quel famoso switch. Si accende la luce da sola, non so perché, quella che ho di fronte col power bank sopra, vabbè, si accende da sola, vabbè, accenditi quanto vuoi, tranquilla, fai quello che ti pare. E quindi andrò a fare questa prova, perché poi collegherò ovviamente come seconda uscita la cuffia a quel apparecchio lì, perché mi serve soprattutto per il montaggio, ok? Il cavetto di collegamento di uscita ce l'ho qua con l'iPad, quindi non faccio altro poi andare a mettermi le cuffie, switchare e vedere che succede. Quindi, detto questo, vi rinvito ovviamente vi rinvito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò, e arriverà ovviamente una sorpresa, un'applicazione molto carina, e soprattutto andremo avanti con i tutorial del nuovo banco di regia, visto che mi hanno esteso l'abbonamento a 1 anno, questo volevo dire. E soprattutto arriverà un gimbal a sorpresa della Zhiyun, ma che esisteva da tanto, però che io ho preso per lo smartphone, chissà come mai. Vi ho spoilerato questo, iscrivetevi al canale, mi raccomando, fatemi crescere, che arriveranno sempre contenuti più interessanti. A presto e grazie a tutti ovviamente di essere qui sempre con me.